per realizzare la nostra sciarpa di fiori, io utilizzerò il ringo, così come l'ho utilizzato per il girocollo treccia, che è venuto proprio davvero un girocollo fantastico, grazie alla nuance di colori di questo filato, che è davvero incredibile. Questa nuance è il tangerine, il colore è 4232 ed è davvero bellissimo, è 50% lana vergine e 50% acrilico. Ha 270 metri per 100 grammi. Io lo sto lavorando con l'uncinetto con 4,5. Potete chiaramente utilizzare qualsiasi filato. Io vi consiglio sempre, per dare il massimo risalto al disegno, di utilizzare un filato che sia mélange, cioè che abbia delle nuance di colori che si rincorrono lungo il filato. Io vi lascio al tutorial, vi invito all'iscrizione al canale, ad attivare la campanella e a mettere un like. Potete anche condividere i miei video e se realizzate un capo che vi è stato ispirato da me, dai miei video, vi chiedo di citare il mio canale. Vi ringrazio e vi lascio al tutorial. Realizziamo una solina, così, facciamo il nodino. Diamo inizio al nostro lavoro con 8 catenelle. Recuperiamo la prima catenella, inseriamo l'uncinetto e ci chiudiamo a maglia bassissima. Abbiamo ottenuto così l'anello centrale del primo fiore. Ci alziamo entrando nell'anello, prendendo il filato e realizzando una maglia bassa. Ci alziamo ancora con 2 catenelle. Ora seguono 20 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 'Ora tagliamo la codina che avanza e ci chiudiamo sulla seconda delle catenelle con una maglia bassissima.
Poniamo un attimo attenzione all'inizio del secondo giro, dobbiamo rientrare con l'uncinetto dove ci siamo chiusi, entriamo, peschiamo il filo e realizziamo una maglia bassa, ci alziamo con 2 catenelle. Abbiamo ottenuto la prima maglia alta di inizio giro esattamente lì dove abbiamo realizzato la prima del primo giro. Continuiamo con una catenella di separazione. Prendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nella maglia alta accanto, realizziamo una maglia alta seguita da una catenella di separazione. Di nuovo, quindi entriamo nella maglia alta, ne realizziamo una e una catenella di separazione. Questo fino alla fine del giro. Alla fine avremo ottenuto 20 spazi. Abbiamo realizzato così 20 spazi ottenuti dalle catenelle di separazione. L'ultima maglia alta che abbiamo realizzato si va a chiudere con una maglia bassissima sulla seconda delle catenelle. Attenzione, la terza è di separazione. Dunque ci chiudiamo qui e abbiamo ottenuto i nostri 20 spazi che dobbiamo utilizzare per creare i ventagli, quindi i petali del nostro fiore. Il terzo giro comincia direttamente nella catenella, entriamo con l'uncinetto e chiudiamo a punto basso. Ci alziamo con 2 catenelle. Abbiamo cominciato il terzo giro con il punto basso e 2 catenelle nel primo archetto. Ci spostiamo sulla maglia alta accanto, prendiamo il filo sull'uncinetto e realizziamo maglia alta su maglia alta. Ci alziamo con 3 catenelle. Prendiamo il filo sull'uncinetto ed entriamo tra il primo e il secondo punto in questo spazio e prendiamo il filato e realizziamo 6 maglie alte. Otteniamo così il posizionamento orizzontale del punto e dunque il ventaglio si posizionerà trasversalmente rispetto al centro del nostro anello. Saltiamo un archetto ed entriamo nel successivo, realizziamo una maglia bassa e 2 catenelle. Ripetiamo nella maglia alta accanto, realizziamo una maglia alta, 3 catenelle, prendendo il filo sull'uncinetto entriamo tra questi 2 punti e per 6 volte realizziamo una maglia alta. Ci saltiamo un archetto e ci posizioniamo nel successivo con una maglia bassa. Ci appropinquiamo quindi a fare altri ventagli per un totale di 8. Fatto l'8º ventaglio abbiamo ottenuto questo, quindi ci restano liberi questi ultimi 4 spazi. Io l'ultimo ventaglio l'ho chiuso con una maglia bassa invece delle 2 catenelle che abbiamo fatto lungo tutto il percorso. Questa volta ne realizziamo 7, quindi 3 4 5 6 e 7. Saltiamo un arco
nel successivo una maglia bassa. Questo è il semicerchio del centro del fiore che segue. Dunque ora voltiamo il lavoro, quindi ci rigiriamo su noi stessi così, per meglio dire il lavoro, entriamo nell'archetto delle 7 catenelle e realizziamo una maglia bassa, 2 catenelle. Ora procediamo a maglia alta. 13 maglie alte più la prima che è stata sostituita da una maglia bassa e 2 catenelle. Quindi io procedo con le mie 13 maglie alte. Ho realizzato le 13 maglie alte più una di inizio giro e mi volto con il lavoro di nuovo, entro nella prima maglia alta direttamente, pesco il filo, realizzo una maglia bassa, mi alzo con 2 catenelle. Realizzo una catenella che è di separazione. Entro nella seconda maglia alta, realizzo una maglia alta e una catenella, maglia alta e una catenella, questo per tutte le maglie alte, quindi maglia alta e catenella. Alla fine dovete contare 13 spazi lasciati dalle catenelle di separazione. Fatto l'ultimo punto alto, ci andiamo a fermare con una maglia bassa sul primo dei ventagli del primo fiore, qui sulla prima maglia, e realizziamo una maglia bassa. Quindi abbiamo fermato questo fiore sul primo dei ventagli. Ora voltiamo il lavoro, ci inseriamo nel primo archetto e realizziamo maglia bassa, 2 catenelle ed accanto sulla maglia alta una maglia alta. Andiamo a fare i ventagli così come li abbiamo fatti qui nel primo fiore. Dunque sulle maglie alte realizziamo 3 catenelle e 6 maglie alte, quindi una, 2, il ventaglio lo fermiamo con una maglia bassa saltando uno spazio, quindi nel successivo una maglia bassa e ci alziamo con altre 2 catenelle. Procediamo così per tutto l'arco fino a realizzare 5 ventagli. Ho realizzato il punto basso per fermare il quinto ventaglio, ora realizzo 7 catenelle, poi salto gli archi che ho liberi, entro nella seconda catenella sopra al punto basso di inizio giro e entrando prendo e pesco il filo e mi chiudo a punto basso. Questo è l'arco che darà origine ad un nuovo fiore. Ora realizzate le 7 catenelle, mi giro con il lavoro, entro nell'archetto e come abbiamo fatto per il secondo fiore ricomincio con maglia bassa nell'archetto, 2 catenelle e 13 maglie alte.
fermiamo questo ventaglio di 13 maglie alte più una sulla terza maglia alta del ventaglio del fiore che precede a maglia bassa, quindi realizziamo una maglia bassa. Abbiamo così fermato questo ventaglio. Come vedete la progressione è rispettata, quindi ho un ventaglio che va verso destra, uno verso sinistra. Ora procediamo con questo verso destra, quindi ci alziamo ancora voltando il lavoro ed entrando nella prima delle 13 maglie alte entro, realizzo una maglia bassa, mi alzo con 2 catenelle, una l'aggiungo che è di separazione e poi procedo una maglia alta, una catenella, manca l'ultimo sulla catenella. Per non sbagliare conviene sempre contare e sapere cosa dobbiamo ottenere. Ho realizzato il 13° spazio, ecco, vedete. Ora dobbiamo vedere dove fermarci. Io ho qui disponibile il ventaglio del fiore che ci precede e questo è il punto basso sormontato da 2 catenelle. Io entro proprio sull'ultima delle catenelle qui e mi chiudo con un punto basso. Ho bloccato così il fiore, vedete? Quindi fanno questo gioco a zig zag, andranno zigzagando. Io procedo così anche per quest'altro fiore, realizzerò i 5 ventagli e andrò avanti così per circa 1,70 m fino a che non terminerò il mio filato.